Può un'auto comune, vendutissima e a misura di famiglia diventare un mostro sputafuoco? Certamente, siamo nel 1972 e l'azienda tedesca Zach Speed Racing, fondata da Eric Zakowski, andava a gonfie vele nel DRM, il Deutsche Rennsport Meisterschaft, campionato per vetture e turismo organizzato in Germania, quello che si evolverà poi nel DTM. Grazie all'impiego delle Ford Capri ed Escort, Zach Speed si porta a casa 5 campionati di fila, è indubbiamente il team da battere. Grazie alla fama raggiunta entrò nelle grazie di Ford alla disperata ricerca di risollevare le vendite europee della propria Capri. Così, quando il DRM nel 1977 aprì le porte alle Gruppo 5, il marchio statunitense incaricò Zach Speed per la realizzazione di una vettura da competizione a dir poco estrema, grazie all'ampia libertà regolamentare. C'era la possibilità di correre in 2 categorie, la Divisione 2 per le vetture fino a 2000 cm3 e la Divisione 1 per quelle fino a 4000 cm3. Si decise di competere nella più contenuta Divisione 2 con un propulsore sovralimentato. Dal momento che doveva essere derivato di serie, si scelse il 4 cilindri 1600 Kent riducendone la cilindrata a 1400 e dotandolo di cosucce come un doppio turbo KKK, intercooler Garrett, iniezione Bosch e testata a 16 valvole. L'elaborazione portò la prima versione della Ford Capri Zach Speed a sviluppare 380 cavalli, modificabili tra l'altro dal pilota tramite un turbo boost. Le prime uscite furono costellate da rotture e problemi vari, risolti tuttavia in breve tempo, eliminando la doppia sovralimentazione in favore di un turbo singolo più grosso. Evolvendo il progetto di base si arrivò a superare i 450 cavalli, dato sempre affascinante ed importante, ma questa bestia era anche ben altro. Il regolamento infatti prevedeva un parametro molto semplice. Oltre al propulsore, anche la sezione centrale del telaio doveva essere derivata di serie, così la Zach Speed Racing ci costruì attorno una vettura sofisticata e dannatamente aggressiva. Ricostruì il telaio a gabbia in tubi di alluminio, centrando la posizione del pilota per migliorare la distribuzione dei pesi ed allargando senza mezzi termini il corpo vettura, installando poi ogni componente possibile con i migliori materiali sul mercato. Kevlar, carbonio, titanio, la Capri era un concentrato di fine tecnologia al limite dell'aerospaziale. Tutto era votato al risparmio del peso e questo portò allo spaventoso dato di soli 790 kg a secco. Con tutto questo ben di Dio, nel 78 debuttò a fine stagione al Nürburgring, dove girò qualcosa come 25 secondi più veloce della Capri che gareggiava nel campionato turismo europeo. L'anno successivo si aggiudicò senza grossi patemi d'animo il titolo in Divisione 2 con alla guida Hans Heyer. In classifica assoluta, stilata conteggiando i migliori punteggi delle 2 categorie, fu battuta dalla Porsche 935 di Stommelen, che in Divisione 1 fece il macello, essendo di fatto senza avversari degni di nota. Questo spinse il binomio Ford e Zach Speed Racing ad aumentare le forze in gioco e salire in Divisione 1. I tecnici aumentarono la cilindrata fino a 1700 cm3, ripristinando la doppia sovralimentazione. Grazie ai 2 turbo, la potenza salì vertiginosamente fino ai 600 cavalli, con velocità di punta prossime ai 300 all'ora. La Capri, che aveva comunque 200 cavalli in meno rispetto alle mostruose Porsche 935 schierate, si dimostrò all'altezza della categoria inanellando 5 vittorie e portandosi a casa la Divisione 1. Sfuggì invece il titolo assoluto a causa di un alettone irregolare che fece annullare i punti raccolti nelle prime 2 gare, facendo sfilare la Capri in terza posizione. Anziché arrendersi, in Zach Speed arrivarono ulteriori aggiornamenti come l'effetto suolo. Grazie a minigonne simili a quelle impiegate in Formula 1, nei primi giri si aveva un'aderenza fuori dal comune, salvo poi perderla per l'usura delle stesse. Così, nel 1981 arrivò finalmente un dominio totale. Manfred Winkelhock si aggiudicò la Divisione 1 con 6 vittorie e Klaus Ludwig, sceso in Divisione 2, la portò a casa con 11 gare vinte. La vittoria a tutto tondo della Wundercar, così fu rinominata dalla stampa, arrivò giusto in tempo. Dal 1982 il regolamento si allargò, accettando i temibili prototipi Gruppo C, segnando la fine sia della Capri che delle altre vetture derivate di serie. Rimane una delle auto da corsa più incredibili della storia, una vera Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Driving is another
Klaus Ludwig. Klaus needs it. On the front and on the side, but it's a great